Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale e vi darà una spinta e vi aiuterà a trovare dei suggerimenti per questo periodo dal 29 agosto all'11 settembre, dove troveremo la luna nuova in Vergine. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad accendere la nostra luna. Dal punto di vista astrologico dobbiamo aspettarci un periodo con questa luna nuova in Vergine che ci porta a maggior forza interiore, più senso della disciplina, ambizioni elevate, possiamo liberarci di ciò che non è più necessario e ciò che ci causa negatività e pesantezza, possiamo ottimizzare le nostre energie a tutti i livelli, soprattutto a livello psicofisico, e concentrarci esclusivamente sul necessario. Di contro dobbiamo fare attenzione perché le energie possono essere forti e portare qualche contrasto, magari desiderio di limitare un po' i contatti, oppure attenzione allo stato emotivo di tristezza, magari ci sono delle solite cose che non ci piacciono più e i sentimenti possono essere confusi. Un'altra cosa che è importante è che per bisogno e necessità meglio riflettere prima di fare un qualcosa per compiacere qualcuno perché insomma sono delle energie un po' basse che non ci aiutano assolutamente. Come prima carta dell'oracolo, quindi proprio per vedere in che periodo vi trovate, soprattutto quali energie potete cogliere e sfruttare a vostro vantaggio, troviamo la luna crescente. Non è proprio di questo periodo, ma essendo il messaggio oracolare che ci interessa, il significato di questa carta parla di motivazioni, di cambiamento, o un colpo di fortuna, una felice scoperta, a volte potrebbe essere una bella coincidenza, che ci permette di fare un piccolo passo in avanti, anche se c'è incertezza, anche se c'è confusione. Ovviamente il consiglio principale è proprio di andare avanti, di essere curiosi, di agire, di fidarsi soprattutto delle proprie intuizioni. Questo è il punto di partenza, quindi vuol dire che alcune cose proprio intorno al 29 agosto saranno determinanti per tracciare un po' il passo delle prossime cose da fare, anzi per tutto il periodo. La polvere di luna ci parla di sorpresa, ci parla di alcune cose che possono accadere, sono sia cambiamenti inattesi che portano gioia, oppure un evento, anche un nostro desiderio che si riaccende, qualcosa di felice. Come vediamo ha una certa corrispondenza con la carta precedente, e cioè di ritrovare, scoprire delle belle coincidenze, delle novità, anche delle situazioni che possono tirare su il morale, magari quelle situazioni un po' più complesse, un po' più difficili, e invece anche di poter cogliere un'opportunità interessante. Ovviamente in questa lettura vediamo in senso generico e va a toccare vari ambiti, magari voi potete capire effettivamente se si tratta principalmente di ambito amore, famiglia, amicizia, lavoro, eccetera. Può essere anche qualcosa che riguarda i vostri stessi obiettivi a livello personale. Il fiore di luna appunto parla di fioritura, di crescita. Nonostante appunto ci avviciniamo a una luna nuova che richiede comunque rigenerazione, pulizia delle nostre energie, deve essere fatto qualcosa di concreto proprio per lasciar andare e cercare di concentrarci sulle cose più importanti, e questo vi porterà
appunto evoluzione e crescita. Come dicevo, questa è una bellissima carta, perché fioritura personale vuol dire, poter intraprendere una nuova impresa, può essere una passione, può essere un hobby, può essere un qualcosa che vi coinvolge particolarmente, anche qualcuno, perché no, e si diventa più consapevoli, quindi anche la possibilità di mostrare il proprio valore, ampliare l'abilità e la sicurezza. Vediamo adesso cosa vogliono dirvi, l'oracolo e le carte dell'oracolo dello sciamano. Altre indicazioni le possiamo trovare grazie a questo oracolo e alla prima carta che ci parla proprio della luna. E infatti questa carta 37 indica il proteggere se stessi, il concentrarsi sul ritmo lunare, forse seguire il flusso anche degli eventi senza forzare, senza esagerare, cogliendo quei segnali intorno a noi, ascoltando, soprattutto la nostra interiorità, ecco questo ci permetterà di, svolgere le cose al meglio e non solo, come abbiamo visto, anche di cogliere delle opportunità e delle novità che sono, in arrivo. Bellissima carta appunto di anche di comprensione, riguardo, l'osservare le nostre emozioni senza giudizio, possiamo alternare, produttività e riposo, anzi queste devono essere in assoluto equilibrio, perché come dicevo meglio non esagerare. Se ci rendiamo conto che ci sentiamo stanchi è perché il nostro corpo ci sta dicendo che abbiamo bisogno di riposo, perché altrimenti diciamo rischiamo di o perdere delle occasioni importanti o anche di non poter gestire le nostre stesse energie. Il gufo si riferisce ad alcune sia alcune informazioni, sia alcune cose che non appaiono subito, immediatamente. A volte sono intuizioni, sono memorie, sono segnali intorno a noi e allora ci aiuteranno a fare chiarezza, nel buio, a fare chiarezza in una situazione, come vi dicevo, dove c'è un po' di confusione e di incertezza. Arriva buon senso, possiamo, cercare di cogliere qualche dettaglio, qualche messaggio nascosto, non solo diciamo intorno a noi, quindi a livello di inconscio, di spiritualità, un messaggio divino, eccetera, ma si tratta anche nel concreto di cogliere e osservare degli atteggiamenti di alcune persone che possono sembrare un po' strani, un po' ambigui. Allora, se ci mettiamo appunto in ascolto, come vi dicevo sin dall'inizio, del vostro intuito, riuscirete subito a captare, a capire che cosa, c'è dietro. Ovviamente, tutto richiede anche il fatto di guardare in faccia alla realtà. Arriva la rivelazione, arriva una verità, a volte può essere una verità scomoda, a volte può essere una verità illuminante, positiva e quindi in qualche modo dobbiamo prepararci a, tutte queste circostanze che con anche con l'indizio e i suggerimenti di questa carta, possiamo, cogliere, nel miglior modo. E poi è una bella carta di gratitudine, quindi vuol dire che possiamo ottenere un qualcosa che ci arricchisce, che ci fa stare bene e che ci fa migliorare anche, come abbiamo visto, degli aspetti che sono un po' complessi o, ancora in una fase di incertezza. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Vi auguro una buona luna, alla prossima, ciao!